Cacciatori di taglie! Con la presentazione di Metroid Prime 4 Beyond abbiamo finalmente avuto la conferma che Sylux, un cacciatore di taglie rivale di Samus, tornerà finalmente dopo 18 lunghi anni. Ma allora prendiamoci un po' di tempo per analizzare non solo la storia di Sylux e tutto quello che sappiamo finora, ma fare una panoramica su tutti i cacciatori di taglie che sono apparsi in Metroid Prime Hunters. Benvenuti, io sono Spark e noi siamo Ciosopedia, la community italiana dedicata all'universo di Metroid. Oggi si parla dunque di Hunters, un titolo piuttosto discusso della serie per via di una campagna a giocatore singolo non proprio brillante, ma ehi, si trattava comunque di uno shooter in prima persona per Nintendo DS. Nintendo DS, che tuttavia è ricordato dai fan con parecchio affetto. Come mai? L'idea che l'universo di Metroid sia popolato da cacciatori di taglie è presente sin dal primo gioco. La Federazione Galattica collabora spesso con questi professionisti indipendenti per risolvere quei casi dove è scomodo o addirittura impossibile inviare interi plotoni di soldati. Tuttavia non abbiamo mai visto altri cacciatori di taglie al di fuori di Samus prima di Metroid Prime Hunters, uno spin-off della serie Prime che, essendo incentrato sul multigiocatore, necessitava di più personaggi giocabili. Facciamo prima di cominciare un breve riepilogo sulla trama di Hunters, quindi seguiranno spoiler per quanta trama possa avere Hunters, ma io vi avviso. Nel sistema limbico della galassia Tetra si sta propagando un misterioso segnale radio che promette un potere supremo a chiunque riesca a raggiungerne la fonte. Samus si mette a investigare sul segnale per conto della Federazione Galattica, ma vari cacciatori di taglie vogliono impossessarsi del potere supremo, ognuno con le proprie motivazioni. Samus dunque si troverà più volte a doversi scontrare con gli altri cacciatori di taglie. Nel finale del gioco, il segnale conduce all'Oblitus, un'antica prigione in cui è confinato Gorea, la creatura responsabile dell'estinzione degli Alimbi. Il potere supremo era dunque una menzogna di Gorea, che voleva essere liberato dalla sua prigione. Samus riesce però a ucciderlo, e tutti i cacciatori di taglie riescono a mettersi in salvo. Sottolineiamo questa cosa, potenzialmente quindi tutti i personaggi di Hunters possono tornare in futuro. Ma allora partiamo proprio da quello confermato. Sylux è sicuramente il più enigmatico dei cacciatori. Non si sa davvero niente di lui, se non che odia profondamente la Federazione Galattica e Samus, che lavora spesso per loro. La sua specie è sconosciuta, così come il suo genere. Il manuale inglese del gioco si riferisce a lui con pronomi indefiniti, come it, proprio come quanto fatto con Samus nel primo gioco. La guida ufficiale di Nintendo dell'epoca ci dice che Sylux era già all'inseguimento di Samus prima che entrasse nel sistema limbico. Ce lo descrive infatti come un cacciatore paziente, in grado di inseguire per giorni la sua preda senza essere visto, un vero e proprio stalker. Ci è dato solo sapere il suo mondo di origine, Sylosis. Anche questo è un pianeta sconosciuto, mai incontrato nella serie. Probabilmente si riferisce semplicemente al luogo dove si è verificato il primo contatto con lui. La sua specialità è il raggio shock, un'arma a corto raggio che usa per sottrarre energia ai suoi avversari, e può trasformarsi nell'Oclibola, una forma che gli permette di preparare trappole elettriche. L'Oclibola è molto simile alla morfosfera. La tuta energia di Sylux infatti è un prototipo che ha rubato alla Federazione Galattica insieme alla Delano 7, la sua navetta. Ed è proprio questo dettaglio che ci fa pensare che Sylux potrebbe essere umano, visto che sta utilizzando equipaggiamenti federali. Visto che è confermato il suo ritorno per Metroid Prime 4 Beyond, ricapitoliamo le sue apparizioni. Dopo Hunters, la Delano 7 è visibile nel filmato segreto di Metroid Prime 3 Corruption, dove semplicemente insegue Samus. Non so perché dico Delano 7 e non Delano 7 quando tutto il resto lo dico in italiano, ma vabbè. Successivamente Sylux appare nel finale segreto di Federation Force, dove fa schiudere un uovo di Metroid, ed ecco spiegato da dove spuntano i due Metroid o Moktroid, che lo accompagnano nel trailer di Beyond. Se non sapete che cos'è un Moktroid, vi rilascio al mio video di analisi del trailer di Metroid Prime 4 Beyond, dove cerchiamo di capire un po' il significato di tutto quello che si vede nel trailer. Di sicuro comunque siamo super curiosi di capire che cos'ha in serbo per noi, qual è il suo piano, perché questi Metroid, perché inseguire Samus,
Speriamo che Prime 4 ci dia delle risposte che siano delle cose proprio mind-blowing. Gli sviluppatori hanno più volte detto che per Sylux è pronta da tantissimi anni una backstory, e io spero davvero che sia una cosa molto articolata, che non sia un banale cattivo di turno, ma magari una sorta di antieroe, un personaggio con sfumature di grigio, sarebbe molto figo. Ma passiamo al prossimo. Weevil è un pirata spaziale che si è scontrato con Samus in passato su Zebes ed è sopravvissuto per miracolo. Non è ben chiaro quando si siano scontrati. In Zero Mission non si combattono mai i pirati su Zebes e Super Metroid si svolge dopo Hunters. Adesso ha un corpo cibernetico che gli permette di separarsi dalle sue gambe trasformando il suo bacino in una meccanotorretta, mentre il suo torso semina il caos grazie a una lama energetica. La sua specialità è il raggio da guerra, un potente lanciagranate. Ecco, gli unici pirati che Samus combatte su un Zebes arrivano dal manga di Metroid, dove si scontrano con Samus a Brainstar e muoiono a causa di uno Scree che si butta a capofitto su di loro ed esplode. Quindi potenzialmente è lì che è nato Weevil. Lo Scree esplodendo potrebbe averlo pesantemente mutilato e poi è stato ricostruito come un cyborg, quindi anche il fatto che il suo corpo si divida in due potrebbe essere una conseguenza della sua morte, della morte del suo corpo fisico. Però è comunque materiale di un manga, non credo onestamente che siano andati a pescare questo dettaglio, perché è proprio un dettaglio. Non lo so, magari ce lo spiegheranno. Ecco, Weevil è un altro personaggio che potrebbe benissimo tornare in futuro. In particolare in Beyond, la presenza dei pirati spaziali è confermata. E siccome Sylux sta con i pirati, Weevil e Sylux potrebbero benissimo allearsi contro Samus, visto che magari Weevil è anche spinto da un desiderio di vendetta. Prossimo, Noxus è un Vozon, specie originaria del pianeta Vo, che, come i suoi simili, ha un forte senso della giustizia. Si può descrivere la sua specie come spietati paceri. Noxus predilige il raggio del giudizio per congelare i suoi nemici e può usare la tecnica della Voshite per attaccare roteando su se stesso. Ecco, Noxus somiglia tanto a Randas, un personaggio di Corruption, e anche lui sarebbe molto figo rivederlo in futuro, perché potenzialmente potrebbe diventare invece un alleato di Samus. In Hunters erano rivali solo perché Noxus voleva conquistare il potere supremo per evitare che le persone sbagliate ci mettessero le mani sopra. Però appunto in futuro potrebbero anche collaborare, ma vedremo, non sappiamo ovviamente se tornerà. Trace invece appartiene al popolo dei Kriken, una delle specie più temute della galassia. Il suo obiettivo è permettere ai Kriken di dominare la galassia. È un abile cecchino, in grado di diventare invisibile mentre utilizza il raggio Imperium, e la sua forma alternativa, il Triskelion, gli permette di muoversi rapidamente e saltare addosso ai nemici per perforarli con i suoi arti. I Kriken sono una specie che dovrebbe assolutamente tornare in futuro. Potrebbero costituire una terza fazione nemica sia alla Federazione che ai Pirati Spaziali, ma vi immaginate che bello un titolo con questo triangolo di potere, di forze che si scontrano e fanno guerre su larga scala? Dai, magari da Prime 5 in poi. O vi dico di più, da quel concept scartato di un RTS a tema Metroid, dove abbiamo queste tre fazioni che lottano, che si distruggono. Stiamo troppo volando qui con la fantasia. Spire, l'ultimo dei Diamond, un antico popolo di golem senzienti. Spire combatte per scoprire la verità sulla sparizione della sua specie. Predilige armi basate sul calore intenso come il raggio magmatico, con cui può provocare danni nel tempo ai nemici, e può trasformarsi nella massosfera, una morfosfera più lenta ma che danneggia gli avversari semplicemente toccandoli. E infine, Kanden è il risultato di un esperimento di laboratorio condotto per creare l'essere perfetto. Dopo essere riuscito a liberarsi dei suoi creatori, la cavia è diventata un potente cacciatore di taglie. Utilizza con maestria il raggio shock per disattivare i visori delle tute nemiche e può muoversi agilmente trasformandosi nella spino larva. Difficile dire se rivedremo mai Spire o Kanden. Sono cacciatori di taglie solitari, non sembrano neanche particolarmente interessati né alla Federazione né ai pirati, ma sono un po' fini a se stessi. Sarebbe figo senz'altro se venissero anche loro un po' espansi, però non lo so, sono forse quelli tra virgolette meno interessanti, però appunto in base a come potrebbero costruirli o riadattarli in vista di giochi futuri
anche loro sarebbe molto gradito un ritorno. Quindi nonostante la portata di questo titolo, un gioco per Nintendo DS, ben lontano dalle atmosfere dei 3 Metroid Prime che costituiscono la trilogy, con una campagna single player davvero molto ripetitiva, con praticamente solo scontri a fuoco, pochissimi puzzle, un level design che lasciava molto a desiderare, Hunters aveva il pregio di espandere notevolmente l'universo della serie. È incredibile vedere come un personaggio introdotto in questo gioco avrà un ruolo centrale nel prossimo titolo mainline della serie Prime. L'idea dei cacciatori di taglie verrà poi ripresa anche in Metroid Prime 3 Corruption, ma ne parleremo in un altro video. Quindi qual è il vostro cacciatore di taglie preferito? Chi è che mainavate su DS? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio tantissimo per la visione e vi do appuntamento al prossimo video. Analizzeremo la biologia delle creature Metroid. Alla prossima missione!